So we are Trevor and Ryan Oakes, and we're here today at PAV. We've just given a workshop with a full house of attendees, and we were going over a drawing technique that we have discovered over the past few years. It's Trevor's actually doing a drawing right now of the camera, which is filming this interview, which you'll see later on. And it's a technique that uses your two eyes and how your two eyes work in tandem to integrate their images in the brain. We've figured out a way that you can actually lift your visual reality onto a piece of paper and make a recording of it with a pen that is very direct to how space appears to your eyes. And this maybe sounds complicated, but it's quite simple. It's quite simple in concept. Because you see the world with two eyes, your brain is stitching together two separate images, and through that discrepancy from the image from each eye, it creates its idea of three-dimensionality. It sort of interprets three-dimensional space by comparing the parallax from the two eyes. But what this means is that the sightline from each eye can only converge in one place. Amidst all the three-dimensional space in front of your view, your gaze, your sightlines can only converge in one place, and every other point in your vision will be disaligned. So we're actually able to see, if we pay attention, if one pays attention to the balance of the two eyes, you can see that the points in your vision that you're not focusing on appear twice. They appear in double, and they appear to be a little bit transparent. This happens all day, every day, although people tend to not see it. Your brain actually kind of scraps one of the images. It uses the two to construct an idea of three-dimensional space, and then you don't see two of everything all the time. It would be like too much to process. But a little experiment that we like to do to demonstrate how this works is if you hold up your finger and you look past your finger to focus on the distance. So say right now I'm focusing on the camera lens past my finger. You will see your finger divide into a double image of itself, and each finger will appear transparent. In other words, the other eye will be filling in that background information, and you'll see a sort of like a ghost double of your finger. The same goes for if you switch and focus on your finger. You'll notice that the thing that is in the background that you used to be focusing on will then divide into double. There's this constant doubling. People talk about seeing double when you're drunk. That's what's happening. You're just not converging as well as you should. So we've taken the effect that happens when you're drunk and made an art technique out of it, whereby you're able to hold up a pen, look past the pen, cause it to optically divide into a double, and then place one image of the pen to a sheet of paper and see the real pen on the paper, but an optical double of it floating off to the side of the paper that you can then use to trace over the scene that you're viewing with your eyes and processing with your brain, and lift a recording of it that captures the proportion and scale of a scene in a very direct way, a way that matches the sort of perspective, the diminishing scale perspective that we see with our brains, that we process with our brains as we take in light rays through our eyes. So that's sort of a long-winded recap of how our technique works. It's visually it appears quite simply as your pen and your paper shift over into an optical double transparent image, and you can literally make a tracing of what you're seeing that records the perspective as it is seen by your eyes, and thereby gives you a perspectival rendering that is in harmony with how human vision appears to us as humans, but doesn't require any math. It doesn't require any calculations or the rules of linear perspective, plotting of vanishing points, horizon line. All that plotting and planning is borrowed. It's lifted directly from the calculations that are made every millisecond in our brains, all day, every day. It's kind of like getting a perfect perspective for free. Salve, siamo Trevor e Ryan Oakes e siamo qua al PAV dove si è tenuto oggi il workshop sulla nostra
diciamo tecnica, un workshop che ha visto una notevole presenza di persone interessate a imparare e a prendere dati su questa tecnica. Diciamo che, per riassumere la tecnica, è una tecnica che noi abbiamo deciso di utilizzare, è semplicemente una riproduzione di quella che è la gestione che viene fatta delle immagini viste attraverso i nostri occhi nel mondo reale, attraverso quindi quella che è l'elaborazione di questi dati che vengono impressi sull'occhio, sul globo oculare e sulla retina del nostro cervello, quindi la rielaborazione. Il tutto quindi viene attraverso la nostra tecnica semplice per poter portare su carta quella che registrare su carta quella che sono le nostre impressioni visive. Utilizzando un metodo semplicissimo, direttamente, che passa appunto attraverso due occhi, il cervello, le mani e una penna o una matita, senza dover ricorrere a sofisticate tecnologie, quelle moderne, che però richiederebbero una massa di calcoli molto elevata, di algoritmi, di studi prospettici e così via molto elevati, con una resa diretta, diciamo semplice, attraverso il principio della binocularità, nel senso che tutto quello che viene percepito dall'occhio sinistro e dall'occhio destro viene riconvertito, diciamo, in una singola immagine attraverso un processo molto semplice che rappresenta una realtà dell'essere umano, la visione doppia, nel senso che noi non ce ne accorgiamo solo quando siamo ubriachi, da qua abbiamo preso l'idea, naturalmente non ce ne accorgiamo che in realtà tutto quello che noi vediamo quando siamo focalizzati, concentrati su un certo punto nello spazio, su un certo punto di fuga, e quindi non siamo concentrati su quello che è oltre quel centro di fuga, viene sdoppiato. Molto semplicemente, se noi per esempio teniamo un dito davanti agli occhi, se noi ci focalizziamo lo sguardo sul dito, noi avremo tutto quello che è al di fuori, noi avremo già una visione doppia del dito che si splitta in due immagini, diciamo, semispeculari, trasparenti, come se il dito stesso diventasse due dita trasparenti in se stesso, il fantasma del proprio dito. E questo perché tutto quello, noi siamo concentrati su questo e tutto quello che c'è intorno è sfocato, diciamo. E viceversa, se noi ci concentriamo su un qualcosa che è lontano, cioè solleviamo lo sguardo dal dito e ci concentriamo su qualcosa che è distante, ci focalizzeremo su quel qualcosa e lo sfocato sarà nella parte su cui noi non siamo concentrati. Semplicemente questo, usando una penna e usando questo approccio dello sguardo che si focalizza su un certo punto, che sarà con un occhio che guarda rasente il foglio, l'altro occhio sul foglio, in questo momento la penna diventerà l'equivalente del dito e ci si ritrova a tracciare, disegnare quello che sta facendo adesso il mio gemello, a tracciare sul bordo della carta l'immagine che viene sul bordo della carta, nel senso sull'immagine speculare, trasparente, sovrapposta, diciamo, dei dati dai due occhi, a tracciare quello che è il disegno di ciò che vediamo, registrando su carta quello che è la specularità del disegno stesso. So this technique we came up with in about 2003, and it started slowly. It took a couple of years to develop. Initially, it started with just a realization that you could use this optical splitting to record an image, and then we initially started doing loose sketches on the margin of a sketch pad. You can only cause your paper to go transparent for about 2.5 inches, a little bit less than the separation of your two eyes. But we eventually diagnosed that if we wanted to do a full panorama, we could do that on a spherical sheet of paper that would wrap around your vision. All the points on the sheet of paper would be an equal distance from your eye, and we could do it one margin at a time, complete one vertical margin, cut it away, do the next vertical margin, cut it away.
and thereby pan across an entire sheet of paper. Noi abbiamo incominciato, diciamo, a renderci conto dell'esistenza, a scoprire, insomma, a lavorare a questa tecnica nel 2003 e ci sono voluti un paio di anni per cercare di impadronirci della tecnica stessa e ci siamo resi conto che l'evoluzione è stata molto lenta sulla base di quelli che sono l'osservazione, insomma, di quello che è l'approccio alla visione dell'essere umano e ci siamo resi conto che potevamo, sì, registrare su carta quello che è l'immagine percepita dall'occhio umano utilizzando proprio quelle che sono le tecniche ottiche, utilizzando questa tecnica di impressione ottica, di gioco, diciamo, ottiche che ci permette, sfruttando il parallasse, proprio la classica distanza che esiste fra l'occhio sinistro e l'occhio destro, che andiamo sul massimo circa 5 centimetri, sfruttando e non oltre, sfruttando le leggi, insomma, dell'ottica e sfruttando quindi la possibilità con la fissità dello sguardo di poter sovrapporre le immagini, creando questo spazio trasparente e sovrapposto, diciamo, sul bordo esterno del foglio su cui si lavora, ci siamo resi conto appunto di poter trascrivere su carta l'immagine in questo modo, sfruttando proprio questo che è l'effetto ottico dato dall'approccio fisico che viene adottato per questa tecnica. Poi mano a mano ci siamo resi conto, inizialmente abbiamo lavorato il foglio fisso, striscia di carta, una striscia che veniva coperta con il disegno dell'immagine che veniva riprodotta su foglio, appunto. Ogni singolo foglio viene poi tagliato e mano a mano si fanno varie strisce che vengono poi ricongiunte, perché in questo modo ci siamo resi conto che era possibile ricreare quello che è in natura la sfericità del globo oculare e della concezione visiva della nostra visione proprio. Initially, the technique has been refined over the years, and initially we were using a spherical support that was made out of armature wire, and was turned out to be very flimsy. It lasted for just a couple drawings, and the wire sort of broke down and wasn't rigid anymore. And then we built a more solid easel out of steel sheet metal, and also perfected the head stabilizing component of the easel. So you've got your paper held in front of you, and then your head also was held very still, and that allowed the line work technique to really improve in quality. And really, with each successive drawings, a full drawing takes about a month at this point, and with each successive drawing, the technique gets better and better, and we work out more of the kinks. It's high time that we build a new easel. That's next up on the agenda, is to build a collapsible easel that can go in a backpack, which would make things a lot easier. La tecnica quindi è stata raffinata col tempo ed è ancora in via di sviluppo mano a mano che l'esperienza si accumula. Diciamo che all'inizio utilizzavamo una piccola struttura, perché il foglio su cui si disegna deve essere tenuto fisso, ben fermo, e abbiamo utilizzato una struttura di filo di ferro molto sottile, che a un certo punto però resisteva, diciamo, a un paio di disegni e poi si rovinava perché era troppo delicata. Abbiamo sviluppato poi un cavalletto proprio vero e proprio d'acciaio, che è molto resistente, che ci permette quindi, ha migliorato la resa del tratto, grazie anche all'inserimento di quello che è l'elemento, che adesso è diventato una specie di casco, che permette alla testa di rimanere immobilizzata, per poter avere lo sguardo fisso, il capo della testa deve essere ferma, stabile, immobilizzata. E quindi abbiamo sviluppato, anche migliorato questo aspetto, e migliorando quindi il tratto e facilitando anche il disegno.
E adesso il nostro prossimo, diciamo, progetto è un ulteriore miglioramento di questo cavalletto. Pensavamo di sviluppare un qualcosa che potesse essere ripiegabile e trasportabile nello zaino in modo da poter andare in giro facilmente con la struttura sulle spalle. Yeah. Working together makes things easier. It's just sort of came about naturally. We didn't so much decide to work together, but it just sort of happened that way. And these projects are very labor intensive, so having two people to help see them into realization really becomes a necessary thing. Like I said, they take almost a month to complete. So, and oftentimes they'll be on site in a specific location, or we're just working 7 days a week. So the team effort is very beneficial, and I think we work together well. It's quite seamless. We don't so much disagree very often about what the direction of the work should be. We won't so much go in and jump back and forth with the rendering. We'll decide who will complete the piece, and it'll stay in one consistent hand. And we sort of find a nice balance of responsibilities without overlapping the same responsibilities. And we don't always work together. We have 4 or 5 different veins of exploration currently, of various bodies of artwork. That some of them are more individually oriented. This body of work with these renderings tends to be the thing that we're working the most as a team on, because they're so labor intensive, and we both have a lot of input into what we'd like to, in the direction that we'd like to see the body of work go. But we also have our own individual veins of exploration. Il fatto di lavorare assieme, diciamo che è stata un'evoluzione molto naturale, non è che siamo partiti con l'intenzione dobbiamo lavorare assieme, è stato abbastanza casuale, naturale, anche perché soprattutto non sempre lavoriamo insieme, nel senso che in realtà non lavoriamo solo a questo tipo di progetto, cioè abbiamo 4 o 5 aree, diciamo, di sviluppo dal punto di vista, diciamo, interesse artistico, e questo è il tipo di progetto a cui essenzialmente lavoriamo assieme, lavoriamo molto bene, anzi traendone grosso vantaggio dalla collaborazione, proprio perché è un lavoro che è molto coinvolgente, nel senso che soprattutto quando si lavora, diciamo, in campo, lavoriamo 7 giorni alla settimana ed è molto faticoso, richiede grande energia e ci sono tante responsabilità che devono essere ben nettamente individuate in modo che non vi siano sovrapposizioni. Andiamo d'accordo, difficilmente non ci troviamo sulla stessa opinione per quanto riguarda la direzione, diciamo, l'obiettivo a cui vogliamo arrivare, e quindi ci supportiamo a vicenda, e solo in questo modo, essendo, cioè, un progetto, un disegno per il suo completamento, l'ho detto prima ma mi sono dimenticata di tradurlo, richiede anche una trentina di giorni, un mese di lavoro molto intensivo e pesante, quindi essere il lavoro di squadra è assolutamente necessario. E poi abbiamo anche i progetti individuali, nel senso, non progetti, interessi esplorativi nel campo artistico individuale, per cui non necessariamente lavoriamo sempre assieme, su questo sì. E per quanto riguarda i disegni di questo tipo di approccio, in realtà per quanto riguarda il rendering, la resa, diciamo, della immagine su carta, si decide fin dall'inizio chi dovrà effettuare la parte pratica, diciamo, del disegno, e quella sarà la mano che sarà utilizzata fino alla fine, al completamento del disegno. Non facciamo dall'uno all'altro.